Lui è il Senpai Luigi, un insegnante del karate tradizionale Kyokushinkai. Nel corso di quest'ultimo anno avete avuto modo di vederlo diverse volte sul canale, perché sono andato io stesso a provare a fare questi allenamenti di Kyokushinkai che, ragazzi, sono veramente tremendi. Tuttavia mi sono accorto di una cosa fondamentale. I video che facevo ero io che andavo a provare questa disciplina, quindi vedevamo delle tecniche anche di livello avanzato. Non c'era mai una lezione proprio che partiva dai novizi o magari per la classe intermedia o per i professionisti, era tutto un po' mischiato. Quindi ho deciso di portarvi un video nel quale vi faccio vedere nuda e cruda una totale lezione di Kyokushinkai con dei ragazzi che hanno appena iniziato. Questo per sfatare anche un po' il mito di tutti coloro che pensavano che una volta che avessero messo piede in questo dojo gli avrebbero subito rotto le gambe alla prima lezione, rotto le braccia e quant'altro. In realtà, come potrete vedere poi da questa lezione, non è proprio così. Parte tutto con un criterio e parte da un livello principiante. Avanti, guardare avanti, di continuo, Cristian. Cambio, Hajime. Hajime. Tiro 4 secondi, 6 per uscire, 10 secondi, 14. E chiudete alla fine. Respirare. Arrivate a svuotare tutto e hanno venuto un portello. Kiki Barachi, basso, Junsuki, non voglio vedere che salite e scendete con la testa. Perché carica? Quando sono qua, posizione, Junsuki. Cambio, sono qua. No, sempre chi Barachi. Di là, ma guarda. Ci siamo? Damai te, perciò gamba destra va avanti e Junsuki. Damai te, Hajime. Da qua il pugno. Anche che io sono in posizione cavaliere, la spalla va indietro ed esce il pugno. Non è una punna. Non fa il braccio con questo movimento. Sono lì, uno, e tutto in linea. Vedete che non si sposta.
entra ed esce. Ehi. Ehi. Ma guarda te, devo solo girare il braccio. Ehi. Giù. Ehi. Ehi, pensate. Lo so, non farò vedere. Quando avanzo, guarda ora, faccio Junsuki, non, faccio uno e poi giro. Ehi, prendo un passaggio. Ehi, La calcio e il pugno vanno assieme. prima calcio, dopo pugno. Ehi, prima posizione, poi io poche balacci, schiena dritta, addominali tirati, dite qua. Ehi, mani prese forti, non ti perdere nel colpo. Colpo, colpo, io bucheri, questo fa così. Vedi che lineare. Ma guarda te, sono qua. Posizione. Io bucheri, Junsuki. Ehi. Bravo. Senti come cambia anche il suono. Ehi. Prima posizione, poi pugno. Ma guarda te. Ehi. Prima di balacci, poi io poveri, poi giù su di. Ehi. Prima posizione, ora. Prima vado in posizione, poi io poveri, poi corpo, pugni, giù su. Ehi. Prima posizione, giù. Ok? Quando vedi come quello lineare, vedi come quello qua, così, è rotondo, non ha forza, così. Ma guarda l'ultima volta, ehi, ehi, faccio pure, sam, ehi a menore, oh, respirate, andate a bere. Guarda per che cosa? Per fare le gare di hula hoop, Esatto. come minchia si chiama. Salto la corda 10 secondi se si devono riscaldare le caviglie, ma non ha inerenza con il potenziamento di prima, che quello ti tiene. È perché poi quello mi serve perché quando andrò a spingere devo tirare, devo Vero. spingere l'avversario. Per quello c'è quel potenziamento. Nano, è perché le gambe devono essere forti. Infatti anche il riscaldamento è tutto basato sulla tecnica del Kyokushinkai. Tutto il movimento deve essere basato sul karate, non è un turno di fitness, è un turno di karate Kyokushin. Se no andiamo a fare fitness, almeno ci sono pure belle ragazze con i topless, le cose più belle. Ok, posizione in fondo. Kumite daci come prima, 3 e 4. Tenete gli spazi organizzati, messi bene. La linea dietro, fatelo bene ragazzi, sempre ordinati. Ok, da questa posizione vado a fare Ujima wash, Maiger, Jodan wash, Oiyaku. Ujima wash, Maiger, Jodan wash, Oiyaku. Ci siamo? Amaite, Hajime. Ehi, Ujima wash, Maiger, Jodan wash. Oiyaku. Prenditi lo spazio, Paolo, non andare addosso. Ehi! Se io devo prenderti in testa, non posso guardare le tue anche, perché mi ha scaso.
devo guardare la tua testa. E cioè, quando faccio la tecnica, quando sono tutti calci alti, mamma, 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 se guardo a terra mi devasto. Lo faccio perché non l'ha detto il senpai, il sensei, però mi fanno male le anche, mi fa male, e non salgono i calci. Non è colpa, è colpa che state facendo un errore tecnico. Se devo tirare in alto, qua è chiuso, ma gli occhi sono là. Cioè, se mi arriva un colpo qua non cambia, sono pronto. Devo imparare a tenere gli addominali anche da qua, da ogni angolo, non mi devo chiudere. Se tiro un calcio alto e mi chiudo, uno ostacola l'altro. Riproviamo. Ehi! Non chiudere le spalle. Spalle, posizione è quello che muove i calci. Non è la gamba che li muove, è la struttura da sopra. Ehi! Bravo, bravo, bellissimo, perfetto. Non lavori su quello che ha, lavori su quello che gli manca. Provi a leggerezza, provi a chiudere. Se no, continuiamo a fare quello che so fare. Se vi dico la potenza c'è, ok, allora provo a salire di più, essere più leggero, essere più ordinato. Quando riesco poi a essere ordinato, la potenza non mi manca, la metto dentro e divento forte. Se no, o uno o l'altro non mi servono nel comité. Ma a te, quando mi giro sempre chiaro. Ehi! Buci mai ieri, io non mi faccio. Perciò buci, mai ieri, giocare problemi. Sempre linea. Basta. Ehi! Bravo, ordinato con le braccia, senza avanzare 10 metri. Ehi! Non andare mai con i talloni sulla stessa linea. Talloni, Yamawate. Talloni sulla stessa linea, siete a terra. Se metti i talloni sulla stessa linea, perciò vai lì, quello è un attimino sgamato, ti fa una finta di qua e mi porta giù. Perché sto facendo l'equilibrista, ma siccome qua non c'è una corda, non ci sono grattacieli, che minchia l'equilibrista è a fa, piantato, bam. Se quello arriva, magari vuole fare la spazzata, chiudo gli addominali, spingo pure io. Ma se sono così, non posso spingere, perché anche che spingo, in ogni caso non avrò più, metti il tallone lì, anche che qua spingo, in ogni caso sono perdente, perché il tallone non viene andando indietro. Il piede, sì, il tallone, no. Perciò ragioniamo, impariamo a ragionare, la postura è fondamentale. Quando quello è pratico e capisce che ogni serie di calci poi arrivo così, magari se li fa tirare addosso, si mette là, ti fa tirare, tranquillo, appena ti vede a terra, l'incontro finito. Mi avete perso per disattenzione. Perciò la serie oltretutto non è avanzando, perciò ne sam un passo, in un dojo ne devo fare 100. Kamaite Hashimich. Ordiniamo le braccia. Ehi! Sam. Senza avanzare, senza avanzare. Poi chiudi più la guardia. Qua entra tutto. Perciò questa deve essere la guardia. Come te dacci? Alluce, tallone, una spalla dentro. E chiudo. Basta. Ultimo, ehi! Mawate! Quando chiamo Mawate sono qua. Ehi! Ehi! Boh! Pensate il toro quando si mette là che comincia a ingornare. Pensate a quelle zampe davanti, bam, 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 bam. Aggressivi. Se sto così, quella cosa mi fa tirare i pugni. Bam, 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 bam.
A un certo punto si rompe tutto, cade la struttura. Ci sono tanti Kyokushin che stanno nel sacrificio, perché stando nel sacrificio ho le misure per i miei colpi. Un allenamento che faremo in futuro, non oggi, sarà che uno lavora solo con i pugni e l'altro solo con le gambe, poi viceversa. Perché io mi devo abituare a lavorare anche mentre vengo colpito. È sempre in guardia. Deve avere problemi chi combatte con me. Non può venire lì e farsi la sua tecnica e vince o perde o decide l'arbitro. Deve fare le cose nei problemi. Deve farlo vedere che è bravo, se no che sto a fare? Il pupo. Ashimech! Ehi! Sam! Sì! Da questa posizione a coppia cosa faccio? Interno, perciò con la tibia in questo caso. Perciò ich, subito vado. Perciò sono lì. Ich, più che altro devo già pensare a questo. Uno, quando andrà a chiudere qua, interno. Cercate sempre le ultime coste, non tirate sotto, perché qua pensi di prendere il fegato, invece c'è una massa addominale molto forte. Se riuscite a piegare le coste qua, si svuota di sangue, sia il fegato che la milza e fa malissimo. Perciò il senso qual è? Sono lì, perciò, è come quasi mascherare questo passaggio. Qua posso anche tirare così. Se non, perché però ora lasciate ora fate normale. Perciò kumite dachi, guardia, mawashigeta, kibadachi, la posizione di prima, shitatsuki, kagetsuki, shita, kagetsuki, gancho. In questo caso vi rimane come lezione, lo potete anche tirare. Ok? Coppie. Andate un po' per peso e misure. Va bene, ok, Aldin con. Posso uscire fai per togliermi. Sì, no, sì, orecchini, catene, io non vi guardo, dovete sapere già da soli. Vieni con me. Allora no, fai una cosa, allora, tu facciamo a rotazione, uno fa il sacco, poi dal sacco entra e l'ultimo di là va al sacco. Al sacco è lo stesso discorso. Uno mi sposto kibadachi, bam bam, destra e sinistra, ok? Ora fa per un minuto questa guardia, perciò una guardia sola, poi un minuto di là, poi cambiamo guardie, poi entri tu e ricominciamo. Kamaite, Hajime, morbidi colpi, non è laterale, qua è proprio Sempre con queste, sempre prima due oppure Hajime, lavorare, esci più profondo, bravo, bravo. Hajime, vai, uno, profondo, uno qua, vedi che già lo sono mascherato troppo, ma quando vai chiudere, bravo, chi sta dietro, ok. I bagaggi a salire, guarda là, guarda il vetro. Non, perché se fai così molto probabilmente prendi il dorsale del forte, entrare qua è difficile, ma ce la fa un po' meglio. Hai visto? No, è giusto, no, la gamba deve cambiare. Interno, senza portarla indietro. prima calma. Senza portarla indietro, senza skip. 1, 2, così. Questa tu? È quella che non hai fatto prima? Allora, allora, chi è alto deve ragionare sempre su una cosa. Se io sono alto e l'avversario è più basso, c'ho vita che non mi posso piegare.
Perché nel momento in cui impiego l'unica forza che posso dare è quella della spinta dei tricipiti. Che faccio in questo caso? 1, mi abbasso con le ginocchia, così avrò più potenza e spinta verso sopra, più potenza di rotazione. Ci siamo? Siamo idea, ci metti? Gli paraggi, faccio bene i paraggi. Ordinate le braccia Luca. Bravo. I pugni però sono fuori da lui. Uno, quindi questo, a chi tocca, sempre di qua cominciate. Sport uguale. Devi cambiare, non l'avevi fatto già di qua? Sinistra la Ok, allora fallo con te. Findo, questo braccio tolgo. Pollici chiusi, Lorenzo. 1, 2, 3, bene. Ma questa va avanti. Puoi anche tenerla dov'è, perché tanto in ogni caso la massa io la sposto in un altro modo, perciò 1, 2. senza tenerlo l'altro braccio, prepariamoci un regolamento da gara, non da difesa personale. C'è un problema che però è normale per il livello, già siete bravissimi. I piedi non sono incollati. Se io devo fare una tecnica, sì, la tecnica sta uscendo, sembra giusta, ma non lo è, perché i piedi sono rimasti dove sono. Perciò questo qua ha una misura, questo già comincia ad avere un'altra misura, questo ne ha un'altra. Perché? Chiaro, se io rimango qua 1, 2, se devo andare al mento non ci arrivo, mi devo allungare, ma quando mi allungo si storta tutto l'asse di rotazione. Stortando l'asse di rotazione non c'è impatto, oppure l'impatto c'è, non è che gli salta la stessa macchina, però non è quello che vogliamo noi. Ma, capito il senso? Faccio una misura, mezza misura, un'altra misura, e i piedi fanno dei movimenti che sono la base. Perciò se io li tengo fermi, la tecnica è bella, ma se appena quello si sposta di 1 millimetro è finita. Invece io lo devo seguire, perciò devo farlo anche in movimento, andando indietro. Quando vado indietro lo tolgo, qua torno in avanti, poi arrivare indietro. Cioè i piedi, ricordatevi sempre di tenerli vivi. Prima di pensare ai colpi, dove sono i miei piedi? Gianni dice sempre: guardate le mani e i piedi, come si muovono, e capite se sta facendo un buon karate. Ok, l'altro braccio. Kamaite. 1, 2. Posto, bravo. Ok, io sto lavorando. Qualunque lavoro faccio sto facendo un errore madornale. Per non dimenticarmi che sto facendo Kyokushin. Tutto quello che faccio deve essere in una postura da Kyokushin. Tutto. Perché? Perché se io comincio a abituarmi che quando do pugni sto così e l'avversario magari mi ha visto combattere nel torneo prima, magari ho vinto, però ho visto questa cosa qua, la prima cosa che farà, perché mi è successo, quello entra e gli comincia a fare tirare pugni. Perché ogni volta che tira pugni si mette così. Cioè non devo neanche pensare all'avversario, appena vedo che tira un pugno so già che il piede è sbagliato. Quando lavoro sto sempre pronto, sempre sulle misure, sempre sulle entrate, sui possibili colpi. Chiaro? Non sto, tiro pugni, allora penso solo ai pugni. Anzi, tiro i pugni, penso di più alle gambe. Anche perché gambe messe bene, i pugni sono più forti. Proviamo, cambio il sacco. No. Se io sono lì,
che fai finta che poi gli tiro uno, due, il terzo faccio la finta, no, lunga sempre come situazione, e gli tiro sul gomito, il gomito si rompe. Capito, mi è successo un mese fa, bam, è finito un braccio. Perciò le gambe sono le gambe, le braccia sono le braccia. Invece se devo parare, tiro il Gedan piano, paro il Gedan con la tibia, oppure lo prendo e mi preparo, l'imbatto ed rientro subito. Mai abbassare braccia, ragazzi. Perché appena trovate quello pratico, il braccio che si rompe e ci vuole tanto per aggiustarsi. Kamaite, Ajme, 20 secondi. Ciao, tira pugni piano. Non mi devo perdere. Ok? Anche che devo usare le gambe, un po' più trincolo. Impara anche sempre senza fargli male, facendo da poco, lungo il corpo, con un stesso braccio, troppo morbido. Non ti perdere andando indietro, perché se quando lo fai, poi arrivo, mamma, tu vai indietro, ti tiro un po'. Non allargare tanto le gambe, stiamo lavorando sulle gambe, non sui pugni, ragazzi. Stiamo dando pugni per abituare a tenere le gambe. Un po' di tecnica fila da Kyongeiko. Veloci. Miki Sanjindachi Yoi. Kawete Yashue. Yakutsuki. H. Hey, some, chi, go, H, go, H, me, some, chi, go, H, go, jo, H, me, some, chi, go, H, go, H, me, some, tenere gli addominali, chi, go, H, go, jo, H, me, some, chi, go, H, go, jo, H, me, some, chi, go, switch, touch, go, jo, H, ni, sam, chi, go, switch, touch, go, jo, Dansuki, H, ni, sam, chi, go, switch, touch, go, jo, H, ni, sam, chi, go, H, go, jo, H, ni, sam, chi, go, switch, touch, go, jo, H, ni, sam, chi, go, switch, touch, go, Joe Gedan Suki, basso, H, ni, sam, chi, go, switch, touch, go, Jo, H, ni, sam, chi, go, switch, Ruka, torniamo bene indietro, Sanjindachi fatto bene, Ruk, tornare bene, mani chiuse forti, schiena, scapole chiuse, e Sam Bonsuki, Jodan, cinture nere, e tenere le mani chiuse forti. Quello è uguale. Perciò, dopo deve arrivare che domani devo avere problemi a tenere lo sterzo all'alto. Sul Sanjindachi, punte verso l'interno e morbidi. E la tecnica sempre in linea. Kamaite, Shimech. Ehi! Sam più fuori. Sì. Opa. Sì. Oh. Go. Giù. Ehi. Ordinato, pa, non avere fretta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. La tecnica finisce quando questo ha finito. Perché sennò questo non è chiusura. Ok. Ehi! Ehi! Sam! Differenzi un attimino le linee. Punta del naso, nodo della cintura, bocca dello stomaco, sotto lo sterno. Ehi! Ehi! Troppo corto. Uno qua. Uno qua.
Se io faccio 1, 2, 3, è sempre qua. Ok, entra il naso, buono. Se prendo i denti quando si rompono fanno mezzaluna. Tecnicamente vi squarta la mano fino a qua. Molto probabilmente non potrete dare più pugni per tanto tempo. Perciò se devo puntare al volto, qua, se ho mani nude, punta al naso, molto molto attenti, puntate al mento. Già 1 centimetro sopra, denti. Appena ho preso i denti, la mia mano è finita. Perciò se devo ragionare, nodo della cintura, perché? Qui è punta del naso, ok. Qua la parte bassa, proprio dove si attaccano la parte pubica, sotto. È terribile. Se una persona ha la tuta, me lo prendi lì, cade. Se ha la cintura, deve stare attenti a cinture di acciaio, nel caso di questa persona. Chudansuki, prima nocca, qua, dentro. Allora sono punti che funzionano. Se no, se tirate le coppie a caso, uno come Lorenzo, neanche vi sente. Grazie, basta, finito. Gentilissimo, mi ha aiutato. Non dobbiamo farci male per forza. Il male deve essere una goccia, fino ad arrivare che lo tiriamo full serenamente solo per provare. Però serve un cammino, ma non vi fate prendere dall'arroganza. Cavolo, ma io sono forte, perché gli devo dire di fare piano, devo tenere. Non è il momento. Lui già è diverso. Perciò non prendete lui come esempio, anche se la vostra cintura penso ancora per poco. Tra di voi che avete realmente cominciato ora, la vostra guida deve essere voi stessi. Posso tenerlo? Sì. Il secondo colpo mi ha fatto più male, per piacere fai più piano, perché al terzo colpo faccio un trauma e me lo porto avanti 6 mesi. Perciò per 6 mesi no, questa gamba non me la toccare più. Ho perso 6 mesi. Invece in quel modo lì 6 mesi di lavorare. Fra 6 mesi, tiri sereno, neanche ci pensi più. Uguale addominali, uguale a tutto quello che non abbiate mai vergogna, mai. Dentro il dojo, mai. Tra agonisti non esiste, ma infatti si fa un turno a parte, turno agonisti. No. Quando fate gli agonisti lo faremo anche con voi, perché la dovete resistere, perché quello che vi sta di fronte non gliene frega niente dei vostri problemi, o che siete bravi o siete scarsi, quello che vuole abbattere. Ed è giusto che sia così, perché voi volete abbattere lui. Però tra di voi, oggi ho visto che ancora un attimino, chi invece dice vabbè dai, tira un po' più forte, meglio, perché significa che sta facendo condizionamento, si sente pronto. Ma anche lui quando capisce che è troppo, più piano, cortesemente, non è vergogna. Idem allo stage, non vi lasciate prendere e non vi prendete. Se quello tira forte, guardate, sei sicuro? Sì, allora tirate forte, perché tanti ragazzi magari, soprattutto che non sono abituati, si lanciano un attimino, poi magari non gli tira e si fanno male. Perciò cerchiamo di avere cura pure degli altri, ecco questo. Il caso lì è meglio chiedere, cioè uno come ti senti? Puoi andare, no, io ho la domanda, tipo vieni qua. Vedo che sei grosso, facciamo piano, leggero. E tu mi dici, vabbè, cominciamo piano. E tu magari mi dici, vabbè, com'è un po' più forte puoi andare. Questo è il metodo. Ok, così va bene. Tu dici, sì, perfetto, buono, ok, pure per i pugni uguali. Cresciamo insieme. Se quella arriva, bom, tirate pure voi bom. Ciao. Perciò cortesia, sempre cortesia, arroganza si risponde con la forza. Bene, bravi, io direi basta per oggi, bravissimi. A casa sempre le basi, tentate, addominali, tutto, che più venite preparati, più possiamo accelerare un po' sul discorso fisico. Sul discorso tecnico abbiamo il tempo che abbiamo. Io spero che prima o poi riesco a fare qualcosa su Milano in modo che aiuto anche voi, però ancora sono solo chiacchiere. Senza... E questa era una lezione tipo di Karate Kyokushinkai insieme al Senpai Luigi.
Come notate, per tutta la durata della lezione, che sarà durata all'incirca un'oretta, vigeva una grande disciplina da parte degli allievi che ogni volta che spiegava il maestro, tutti sull'attenti per ascoltare ogni singola parola, ogni singolo insegnamento del senpai, e come da tradizione del dojo, una volta terminata la lezione, tutti quanti a dare il loro contributo a rimettere a posto gli attrezzi utilizzati, a pulirli e dare una bella lavata per terra. Come avete potuto notare, nessun braccio distrutto, nessuna gamba rotta o tibia rotta e nessuna costola incrinata, perché questo è un allenamento tipico di Karate Kyokushinkai per i principianti. Man mano che si alzerà il livello, aumenterà quindi di conseguenza anche l'intensità degli allenamenti.